Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale a questo ultimo video dell'anno, che è stato abbastanza turbolento, però proprio come l'anno scorso voglio chiudere in bellezza con una delle storie più richieste in assoluto. Proprio nel dicembre dell'anno scorso parlammo della storia del Commodore 64, non soltanto della macchina in sé per sé, ma di tutto quello che ci fu nel mezzo, di tutti gli attori coinvolti nel suo sviluppo e nella sua creazione. E vi promisi già da tempo che in futuro avremmo parlato del successore del Commodore 64, ovvero l'Amiga. Questo home computer a 16 bit che spopolò nel mondo, soprattutto anche dalle parti nostre, e che è ritenuto da moltissimi uno dei migliori dispositivi, anche videoludici, mai creati. Negli anni ci sono stati molti modelli, ma noi oggi andremo a concentrarci principalmente sulla nascita dell'azienda e su due modelli di Amiga in particolare. Il primissimo mai uscito, ovvero l'Amiga 1000, e quello invece che viene quasi considerato il simbolo di tutta la linea Commodore Amiga, ovvero l'Amiga 500. Bene ragazzuoli, mettetevi comodi perché sarà lunghissima, scusate la voce perché sono mezzo malato e mezzo febbricitante perché giustamente ci stanno le ferie di Natale, tu puoi star bene? No! Ed iniziamo quella che sarà probabilmente una delle storie più avvincenti che sentirete mai su questo canale. Come al solito ragazzi, il canale principale è ancora oscurato, quindi se non volete perdervi i vecchi video iscrivetevi anche al secondo canale dove ho riportato tutte le playlist. Partiamo come al solito da un minimo di contesto e per fare questo dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, ovvero la situazione di mercato che si era creata dopo l'uscita del Commodore 64 che aveva avuto un successo globale. Questo home computer incredibilmente innovativo e competitivo a livello di prezzo, già nel 1985 il 60-70% dei software sviluppati per Commodore 64 erano dei giochi. Quindi veniva utilizzato ormai più come home console che come personal PC. E alla Commodore andava benissimo portare avanti questo progetto negli anni perché nell'85 un Commodore 64 veniva venduto a circa $150 per un costo di produzione che si aggirava intorno ai 35-50, proprio perché utilizzavano le loro ditte interne, soprattutto la MOS Technology, per creare i componenti hardware. Difatti il Commodore 64, che era uscito nel 1982, tra il 1985 e il 1986 riuscì a vendere oltre 3 milioni e mezzo di unità. E di chi era la gran parte del merito di tutto questo? Proprio del nostro Ebenezer Scrooge, ovvero di Jack Tramiel, il nostro eroe della precedente storia, sopravvissuto addirittura ad Auschwitz, che negli anni 50 fondò la Commodore stessa e che si era contraddistinto per il suo carattere particolare, questo fatto che lui voleva avere tutto sotto controllo e soprattutto era dannatamente tirchio. C'era la celebre affermazione che qualsiasi spesa sopra i $1000 che dovevano fare all'interno dell'azienda doveva comunque passare l'approvazione scritta di Tramiel. Tutto questo però finì quando si incrinarono i rapporti tra lui e Irving Gold, per capirci quello che sganciava i soldini, che non era più d'accordo con le politiche adottate da Tramiel e che voleva gestire in maniera diversa gli asset aziendali. E tutto questo sfociò con le dimissioni di Tramiel nel 1983, addirittura pochi giorni dopo aver annunciato ad una conferenza i dati di vendita stratosferici del Commodore 64. Ma una volta uscito dalla Commodore, Tramiel fondò la sua stessa azienda, la Tramel Technology. Non è un errore, manca proprio la I per evitare lo sbaglio di pronuncia, perché in inglese lo chiamano Tramiel e anche noi l'abbiamo un po' italianizzato in Tramiel, ma in realtà è tipo Tramel o qualcosa di simile come pronuncia. E tutto possiamo dirgli tranne che avesse perso il suo spirito combattivo, perché già un anno dopo dalla creazione della sua azienda andò ad acquisire l'Atari. Questo perché l'azienda era in grossissime difficoltà, perché l'anno precedente c'era appunto stata la crisi dei videogiochi del 1983, l'Atari Shock, e infatti Tramiel comprò tutta l'azienda tranne la divisione dei videogiochi, quella che poi diventò l'Atari Games. La nuova società di Tramiel prenderà invece il nome di Atari Corporation, con la quale aveva intenzione di creare la sua nuova Commodore, tornando a dirigere secondo le sue regole.
Ma se il nostro vecchio protagonista del Commodore 64 era praticamente l'incarnazione di Ebenezer Scrooge, il protagonista di oggi invece è l'esatto contrario. Perché vi presento il papà dell'Amiga, Jay Miner, quello che è ritenuto l'82esimo inventore americano più popolare del mondo. Jay Miner nasce in Arizona nel 1932 durante la Grande Depressione e inizia a frequentare la San Diego State University e consegue la laurea in ingegneria elettronica. E a partire dagli anni 60 inizia a lavorare presso diverse aziende, quasi sempre start-up, perché lui voleva un ambiente di lavoro tranquillo. Era il classico sviluppatore a cui piaceva l'innovazione, ma non doveva sentirsi per forza con le mani legate, o comunque non voleva qualcuno dai piani alti che tirasse le fila e che pensasse soltanto al profitto. E tra i vari progetti a cui lavorerà ci sarà finalmente la sua introduzione per quanto riguarda le tecnologie collegate al tubo catodico. Difatti nel 64 Miner inizia a lavorare sui chip di tecnologia MOS, i Metal Oxide Semiconductors, ovvero quegli stessi chip che utilizzava la MOS Technology della Commodore, e fu anche grazie alle sue capacità che riuscirono a progettare il primo calcolatore elettronico al mondo che è costruito soltanto con circuiti integrati. Ma non finì qui, perché spostandosi tra le varie aziende arrivò anche a progettare il primo microprocessore al mondo, l'MP944, ma nessuno poteva saperlo perché veniva utilizzato per gli F-14 Tomcat dell'aeronautica e quindi era coperto da segreto militare. Ma il destino di Miner cambiò nel 1975. L'Atari, che ancora non era un'azienda così grande, stava cercando dei partner per lo sviluppo del suo Atari 2600 e mentre molti nomi illustri gli chiudevano la porta in faccia, proprio come la Intel, ad un dipendente dell'Atari che fu ex collega di Miner venne in mente proprio lui per la progettazione del chip dell'Atari 2600 e Miner, di tutta risposta, creò il chip grafico più avanzato dei tempi, il famoso TIA, il Television Interface Adapter, che in realtà faceva un po' tutto, perché si occupava sia della gestione della grafica che della generazione del segnale video, che ai tempi non era uno scherzo, generava effetti sonori e gestiva gli input esterni proprio come tastiera e joystick. Questo chip fu fondamentale per il grandissimo successo che ebbe l'Atari 2600. Però Miner ormai stava già facendo un altro passo avanti, perché voleva creare una macchina basata sul Motorola 68000, uno dei processori più famosi dell'epoca. Infatti lo vediamo montato in moltissime home console e soprattutto, nonostante l'unità principale fosse a 16 bit, quel processore aveva gli spazi di indirizzamento a 32, che lo rendeva a quasi tutti gli effetti un processore a 32 bit. Ma qui è dove iniziarono a rovinarsi un po' i rapporti, perché l'Atari non era convinta che fosse una buona idea creare un dispositivo a 16 bit a causa degli alti costi di produzione, soprattutto per quanto riguarda la RAM. E come sappiamo, dopo tutta una serie di aggiustamenti all'interno del management dell'Atari, moltissimi dipendenti scontenti decisero di andarsene. Tra questi c'erano appunto Miner, ma c'era anche un certo Larry Kaplan, che sarà proprio il fondatore dell'Activision, la prima software house indipendente della storia, il quale, nonostante il successo che ottenne con i giochi sviluppati proprio per Atari 2600, iniziò a pensare che quella piattaforma fosse un po' troppo limitata, anche perché nell'82 aveva avuto la possibilità di vedere in anteprima le performance e la grafica proprio del Famicom della Nintendo. Mi sembrava strano. Oh, pelà. Ciao Nala, sarà un video lungo, mi puoi spostare lo scopetto? Vuoi un pezzetto dell'albero che hai distrutto? Vieni, dai. Perché? Quindi nell'82 si mette in contatto con Miner per convincerlo a progettare un nuovo dispositivo che avrebbe fatto concorrenza all'Atari stessa. I due aprono un piccolo ufficio a Santa Monica e riescono a trovare i primi fondi, addirittura circa 6 milioni di dollari. E come amministratore delegato chiamano un certo Dave Morse. Ricordatevi questo nome perché poi alla fine lo risentiamo. Il quale era vicepresidente della Tonka Toys, quindi neanche una posizione proprio da impiegatuccio. Però anche lui era insoddisfatto perché non riusciva a far capire all'azienda che tra le mani avevano la licenza esclusiva di distribuzione del Famicom in Nord America. Ma ai piani alti non gliene fregava niente, perché loro volevano continuare a produrre camioncini de plastica. E quindi anche Morse si unirà a questa nuova azienda chiamata Hi-Toro. E direte voi, che
cazzottina significa? Era un nome fatto apposta per depistare la concorrenza, perché non si divulgasse troppo lo scopo del loro progetto segreto. Anche se in realtà nell'83 furono costretti a cambiare nome in Amiga perché i finanziatori non capivano il senso di sto cazzottina di Hai Toro, anche perché con quello stesso identico nome ci si chiamava una ditta che faceva i tosa erba. Una volta arrivato, Morse però commise un passo falso, in buona fede, perché cercò di portare all'interno dell'Amiga addirittura Nolan Bushnell, l'ex capoccia dell'Atari, che dopo tutti i vari cambi interni di management era anche lui un po' ai ferri corti. Il problema è che lui aveva firmato un patto di non concorrenza con l'Atari, quindi non se ne sarebbe mai potuto andare per creare un'azienda di videogiochi. Di tutta risposta però, Bushnell, vedendo che all'interno dell'Amiga c'era anche Kaplan, lo convinse a tornare in Atari per dedicarsi alla progettazione dell'Atari 5200. Quindi l'Amiga ormai aveva due figure principali, che erano Dave Morse come amministratore delegato e a questo punto Miner come capo progettista aveva carta bianca su tutto. L'azienda era divisa in due parti. Ce n'era una dedicata allo sviluppo di giochi e periferiche per l'Atari 2600, tra le quali ricordiamo per esempio la Joyboard, che è un mezzo precursore della Nintendo Balance Board, il cui scopo era quello di finanziare i progetti per la seconda parte di azienda, ovvero quella guidata da Miner che doveva creare un chipset innovativo. Ma Miner accettò di dirigere il reparto di ricerca e sviluppo soltanto a due condizioni. La prima è che dovevano concentrarsi nel creare un computer a 16 bit che utilizzasse sto cazzo di processore Motorola 68000 perché ormai lui si era fissato. E l'altra era che potesse portare il suo cane al lavoro tutti i giorni. E infatti Michi si chiamava, aveva la sua targhetta riconoscitiva e la sua cuccia all'interno degli uffici dell'Amiga. E io, questa è una cosa che condivido da sempre, affermarono che Michi aiutò moltissimi nuovi impiegati ad ambientarsi meglio, anche quelli un pochino più strani, perché sapete come siamo fatti noi nerd, quanto siamo introversi. Ma qual era l'idea che c'era alla base di questo famoso chipset che stavano sviluppando? In realtà si crearono due filoni all'interno della stessa azienda, perché il primo voleva creare un chip economico per una console di videogiochi, mentre altri in perfetto stile Miner volevano creare il chip più avanzato mai visto fino a quel momento. E ovviamente, avendo Miner come capo progetto, secondo voi quale dei due è stato sviluppato? Sì, il super processore atomico dei tempi. E questo progetto sarà nome in codice Lorraine, che è proprio la moglie di uno dei membri del team. E Miner non aveva in testa soltanto un dispositivo per videogiocare, ma nel quale potevano girare anche applicativi professionali. E infatti creò un'opera d'arte, perché l'architettura è costruita attorno al Motorola 68000, al quale però Miner ha abbinato altri 3 chip personalizzati: Agnus, Denise e Pola. Nell'original chipset, quello che poi sarà messo nel primo Amiga, Agnus si occupa della comunicazione tra CPU e memoria condivisa con tutti gli altri chip, anche addirittura della RAM, in modo da garantire un flusso efficiente di dati continuo senza però stressare la CPU. E al suo interno si trovano due componenti fondamentali: il Blitter, che si occupava delle operazioni grafiche avanzate, e il Copper, che si occupava della sincronizzazione video ma ti permetteva anche di cambiare i registri hardware in tempo reale. Il chip video invece si chiama Denise, che si occupa di generare le immagini sullo schermo, quindi di gestire appunto gli sprite e le animazioni, ma anche di gestire il mouse e la tastiera, appunto perché sia più veloce l'interazione. E l'Amiga tramite questo chip riuscirà ad arrivare a delle risoluzioni da 320x200 pixel a 32 colori fino a 640x200 a 16 colori simultanei, tra i 4096 disponibili, una palette gigantesca mai vista a quei tempi. Ma Denise al suo interno, proprio come abbiamo visto in passato con il Commodore, aveva anche l'Extra Half Bright, che ti permetteva di visualizzare una seconda serie di colori ma con la luminosità diversa, e questo quindi ti dava ancora più profondità e dettaglio. Ma addirittura l'Amiga poteva anche arrivare oltre i 700 pixel di risoluzione tramite l'overscan. E questo infatti vedremo che sarà uno dei motivi principali per cui i vari Amiga usciti negli anni verranno utilizzati soprattutto nel campo delle telecomunicazioni.
L'ultimo chip, quello che si occupa della parte audio, invece è Pola, un chip avanzatissimo che proponeva fino a 4 canali in 8 bit in stereo, ma oltre a questo governava anche tutti i vari dispositivi di input-output, tra i vari floppy disk, porte seriali e joystick. La combinazione di questi 3 coprocessori abbinati al Motorola 68000 permetteva all'Amiga di avere il primo sistema al mondo con multitasking preemptive. Significa che possono essere lanciati più processi e più finestre contemporaneamente e secondo un sistema di schedulazione interno il processore può andare a tagliare le risorse ad un certo processo per darle ad un altro nuovo che stai aprendo o a un altro che ha una priorità maggiore, ed è quello che succede appunto negli attuali sistemi operativi come Windows, Linux o iOS. Questo original chipset durerà fino al 1990, quando invece verrà sostituito dall'ECS, la versione migliorata, dove l'unico processore a non cambiare è Pola, mentre Agnus e Denise diventano rispettivamente Super Agnus e Super Denise, come i Super Saiyan più o meno. E una cosa fondamentale è che proprio nell'Amiga 500 e nell'Amiga 2000 ci sarà la possibilità di passare dall'OCS all'ECS sostituendo i vari chip. Purtroppo lo sviluppo di un chip così avanzato e così complicato richiese molto tempo, addirittura quasi 2 anni. E nel frattempo il reparto software cercava di attirare quanti più investitori per trovare i fondi per portare avanti questo sviluppo. Si ottennero degli ottimi risultati al Consumer Electronics Show del 1983 con la famosa demo del Boing Ball, ma quella che può sembrare una semplice palla 3D che rimbalza per lo schermo in realtà era una piccola opera d'arte, perché tutto quello che state vedendo in questo momento comporta un carico della CPU di quasi lo 0%, perché era fatto utilizzando soltanto la perfetta sinergia dei coprocessori attorno al Motorola 68000, e non era un 3D puro perché la palla era pre-renderizzata ed era animata con un metodo che si chiamava ciclo di colore. Però, come potete immaginare, per essere il 1983 una presentazione del genere fece molto scalpore. E se siete talmente pazzi da chiedervi quale effetto sonoro hanno utilizzato per il rimbalzo di questa palla, sappiate che avete fatto un'ottima domanda, perché quel preciso suono è la registrazione di uno degli sviluppatori mentre con una mazza da baseball prende a mazzate la porta del suo garage. Campionato poi su un Apple II. Nonostante l'ottima impressione fatta da questa demo, purtroppo i fondi continuano a non bastare per portare avanti lo sviluppo di questo nuovo chipset. E tra le varie trattative che Morse cercò di portare avanti, ce ne fu una molto promettente, ahimè, perché era proprio con l'Atari. Siccome ormai c'era stata la grande crisi dei videogiochi del 1983, l'azienda si trovava in crisi e cercava dei nuovi progetti proprio nell'ambito personal home computer, che invece stava guadagnando molto terreno. E quasi ricattarono l'Amiga, cioè gli diedero un prestito diretto di $500.000, oltre a richiedere poi delle royalties, che se non fosse stato restituito entro un mese avrebbe concesso i diritti di quel nuovo chipset che stavano sviluppando direttamente all'Atari, così che lo potessero utilizzare anche loro. Morse era abbastanza fiducioso di riuscire a trovare i fondi in tempo per poter ridare questi soldi all'Atari e quindi accettò. Il problema è che non andò proprio come l'aveva pensata, e a complicare le cose ci fu un altro fattore, ovvero il ritorno del nostro Ebenezer Scrooge, perché l'Atari, per far fronte all'Atari Shock, non cercava solo tecnologie ma anche personaggi che avevano già le mani in pasta in questo mondo, e infatti chiamarono proprio Tramiel per risollevare le sorti dell'azienda. E Tramiel, non appena vide come stavano cercando di sviluppare il chipset all'interno dell'Amiga, non ci vide più. Lui voleva assolutamente avere quella tecnologia per creare il suo Atari ST. E l'unico motivo per cui non riuscì a metterci le mani fu perché a questo punto si drizzarono le antenne ad un'altra nostra conoscenza, alla vecchia nemesi di Tramiel, ovvero Irving Good, che vedendo che c'era questo accordo in corso e sapendo che Tramiel era tornato in Atari, non voleva assolutamente che lui avesse accesso a quel chip, e quindi fece una controfferta di $24 milioni per comprare l'intera Amiga Corporation e pagò immediatamente i $500.000 di debito che avevano verso l'Atari, annullando il contratto e cancellando qualsiasi possibilità di Jack Tramiel di mettere le mani su quel chip.
ma Tramiel era un tipo appena rancoroso e infatti da quel momento in poi tenterà in tutti i modi di creare il miglior personal computer dei tempi proprio con lo sviluppo del suo Atari ST. L'Amiga, contentissima di questo finanziamento all'inizio, non si rese conto che forse aveva venduto l'anima al diavolo, perché con tutti i soldi che gli aveva dato la Commodore adesso erano loro a dettare legge e loro non volevano un home computer ma un vero e proprio personal PC per poter andare a rompere le palle al mercato dove erano leader l'IBM e la Apple e anche l'Atari stessa, perché tanto lui voleva proprio distruggere Tramiel. A causa di questa scelta la data di rilascio viene posticipata ulteriormente dall'84 all'85, ma una volta arrivato il Consumer Electronics Show di quell'anno l'Amiga ancora non è presente, ma è presente invece l'Atari con il suo 520 ST, un personal computer di tutto rispetto e sembra creato apposta per oscurare il progetto ancora in corso ormai della Commodore Amiga, e soprattutto costava dagli $800 ai $1000, che era un prezzo di fascia bassissima per essere un personal computer dei tempi. Quindi Tramiel, avendo più tempo rispetto all'Amiga, cominciò a sponsorizzare questo Atari 520 che in realtà andò anche abbastanza bene all'inizio. Ma l'Amiga cercò di correre ai ripari perché sapeva comunque che una volta finita avrebbe avuto tra le mani una macchina ancora più potente e riuscì, perlomeno in parte, a dimostrarlo nel luglio del 1985 con un lancio al Lincoln Center dove ci fu il famosissimo ritratto di Debbie Harry fatto da Andy Warhol su Amiga 1000, utilizzando appunto gli strumenti grafici che proponeva la macchina e mostrando per la prima volta al mondo le capacità grafiche di quello che sembra essere uno dei personal computer più potenti presenti sul mercato. All'inizio del 1985, finché c'era stato Tramiel all'interno della Commodore, l'azienda aveva ottenuto dei risultati fenomenali, era stata addirittura citata da Forbes tra le 500 aziende più importanti degli Stati Uniti. Questo purtroppo non si potrà dire invece del periodo in cui lui se ne andò, perché venne sostituito da un certo Marshall Smith che aveva soltanto come scopo quello della riduzione dei costi per ottenere un maggior profitto. La prima mossa di Smith fu quella di chiamare come direttore operativo un certo Thomas Rattigan, che era un manager proveniente dalla Pepsi. Ma Rattigan non si dimostrò tanto un manager quanto un boscaiolo, perché non fece altro che tagliare come se non ci fosse un domani. Taglia e cancella progetti, riduce gli investimenti su ricerca e sviluppo, cancella il primo portatile Commodore con schermo LCD, nonostante ci fosse già un prototipo, era già quasi pronto al lancio sul mercato, e ovviamente tagliò anche un botto di personale. Con tutto questo bellissimo clima attorno esce il primo Amiga, ovvero l'Amiga 1000. Computer, perché non sappiamo come catalogarlo, se personal o home computer, dalle capacità avanzatissime rispetto a quelle dei suoi avversari, che però era stato annunciato con un prezzo che si aggirava intorno ai $1000 e invece ne costava 1300, ma senza monitor, in confronto agli 800-900 dell'Atari ST che invece te lo davano completo. Ma questa concorrenza non fu l'unico sgambetto di Tramiel, perché ce ne fu anche uno indiretto, un fantasma del Natale passato. Il problema è che, proprio come abbiamo visto nella storia del Commodore 64, Tramiel aveva una pessima reputazione perché trattava malissimo i fornitori, e tutto questo a nome Commodore, quindi adesso i fornitori, se vedono uscire un altro computer sempre a marchio Commodore, la maggior parte di loro non ne voleva sapere per non ritirare fuori le questioni che erano venute fuori con Tramiel. Ma dietro all'uscita dell'Amiga 1000 ci furono alcune delle scelte di management peggiori della storia. La prima fu la campagna di marketing. Basarono il marketing su delle pubblicità spesso in bianco e nero. Uno dei tuoi punti di forza è la qualità grafica della macchina e mi fai la pubblicità in bianco e nero? Ah, sei stronzo. Altro problema è che all'uscita non ci fu nemmeno un gioco sviluppato dalla Commodore per l'Amiga 1000. E questo fu un grandissimo passo falso. È vero che in futuro ci saranno degli ottimi titoli, ma perché subentreranno degli sviluppatori di terze parti come l'Electronic Arts, che creeranno anche dei software che saranno molto validi, ma soltanto una piccola parte di quegli introiti andrà alla Commodore, non ci avrai il guadagno vero che invece potevi averci se tu avessi già sviluppato qualcosa di tuo. Il problema è che, visto tutto il ritardo accumulato, non ci fu tempo anche per creare una collana di software e giochi da abbinare all'uscita.
e purtroppo infatti con Smith alla guida la Commodore chiuse l'anno fiscale con una perdita netta di oltre 20 milioni di dollari. La mossa di Irving Wood fu semi-istantanea, licenziò in tronco Smith e di tutta risposta mise al suo posto Rattigan, il boscaiolo pazzo. Sia chiaro ragazzi, nonostante tutti gli errori fatti dall'azienda, l'Amiga 1000 era un'ottima macchina, I 3 processori lavoravano in sincronia perfetta proprio così come li avevano progettati. C'era il floppy disk integrato, c'era la classica porta seriale, gli ingressi sia per la tastiera che per il joystick, una tastiera con 101 tasti, compresa il tastierino numerico, ma anche i progettisti stessi fecero alcuni errori. Il problema dell'Amiga 1000 è che se tu lo accendi senza un floppy all'interno né nulla, non succede niente. Devi per forza inserire come prima cosa il floppy con all'interno il Kickstarter, ovvero il BIOS della macchina. Una volta che lui avrà caricato in RAM il contenuto di quel floppy, quindi tutto il BIOS e tutto il sistema che gli serve, a quel punto lo puoi levare e mettere quello che ti serve, un'applicazione, un gioco o addirittura il Workbench che sarebbe l'interfaccia grafica del sistema Amiga. Ovviamente oltre ai tempi di caricamento, perché pensate che ogni volta che lo accendete quello deve leggere un floppy in più rispetto magari al software o al gioco che volete utilizzare, c'era anche il fatto che il Kickstarter così occupava più RAM. Ma perché quindi è stato fatto in questo modo? Principalmente perché era più facile aggiornare questo Kickstart. Ce ne furono varie versioni nel tempo e tu per aggiornarlo non devi toccare la macchina, devi semplicemente inserire il floppy con la versione successiva. Ma il problema è che questo software occupava la metà della RAM disponibile, riducendo i 512 disponibili soltanto a 256, costrinse quasi tutti gli acquirenti dell'Amiga 1000 a comprare il pacchetto di espansione della RAM. Un altro piccolo capolavoro fu proprio l'Amiga OS, un intero sistema operativo all'interno di un floppy da 800 KB. Multitasking con più finestre, più programmi che potevano essere lanciati contemporaneamente e che era suddiviso principalmente in 3 componenti. C'era il Kickstart, dove era appunto presente il kernel del sistema e che, come abbiamo detto, doveva essere caricato all'inizio sull'Amiga 1000. Il Workbench invece è quello che ti dà l'interfaccia grafica con tutte le varie icone e le finestre, e l'Intuition invece che è responsabile del disegno, della sovrapposizione delle finestre, del drag and drop e di tutti i vari comandi che poi arrivano anche da mouse. Era presente al suo interno anche una Amiga DOS, una riga di comando abbastanza simile al DOS che abbiamo su Windows o su Linux per la gestione dei file per chi non volesse utilizzare le finestre, e poi c'era l'exec che gestiva tutto il meccanismo di multitasking, che quindi andava a bloccare le risorse di un certo processo per dare la precedenza ad un altro e così via. Nonostante la critica elogiasse le sue performance, alla pari di computer o strumenti professionali addirittura nettamente più costosi, questa mancanza di software e giochi ne decretò il poco successo. Infatti l'Amiga 1000 vendette circa 120.000 unità. Ripeto, però, tutto questo non cambia il fatto che era davvero una macchina avveniristica, con innovazione e tecnologie che non si erano mai viste fino a quel momento. C'è anche un'altra cosa da dire sull'Amiga 1000, una curiosità. Se vi dicessi che a questo progetto ha lavorato anche un certo Joe Pillow, a voi si accenderebbe qualche lampadina? L'avete mai sentito nominare? Joe Pillow in realtà non esiste. Per portare il prototipo dell'Amiga al Consumer Electronics Show del 1984 hanno dovuto prenotare un altro posto in aereo. Il problema è che la compagnia aerea nel suo software, per creare un nuovo ticket, aveva bisogno per forza di un nome e un cognome. Ed è per questo che si sono inventati Joe Pillow, letteralmente il cuscino Joe. Questo cuscino al quale avevano anche disegnato dei baffi e messo una cravatta. Era praticamente la versione Amiga di Wilson. L'uscita dell'Amiga 1000 aveva creato dei dubbi all'interno della Commodore, perché non si capiva bene se doveva essere interamente rivolta ad un ambito professionale oppure doveva essere accessibile un po' a tutti, anche per chi voleva soltanto videogiocare. Per questo finalmente presero una decisione giusta, ovvero creare 2 progetti separati. Uno che avrebbe seguito la parte americana della Commodore
che doveva essere destinata al mercato consumer, ovvero un home computer con un prezzo competitivo e che fosse rivolto anche alla fetta dei videogiocatori, e l'altro progetto invece di cui se ne occupavano in Europa doveva essere un vero e proprio personal computer che doveva competere con l'IBM e la Apple con un prezzo più alto eccetera, però adeguato a quella fascia di mercato. Di questo progetto se ne occupò proprio la Germania, che fece uscire l'Amiga 2000, lanciato nel marzo del 1987 ad un prezzo di $1.500, quindi nemmeno tanto più costoso dell'Amiga 1000 per essere poi un personal computer, il quale riprendeva molto l'hardware dell'Amiga 1000 ma era stato reso molto più espandibile, proprio perché all'interno della Commodore avevano paura che l'azienda non sarebbe riuscita ad aggiornare i componenti di anno in anno con dei nuovi dispositivi, quindi hanno detto ne facciamo uno spaventosamente espandibile, cioè ci potevi mettere dentro di tutto. E fu così che nacque proprio il sistema di slot di espansione Zorro 2, che erano uno standard per creare delle schede con diverse funzionalità da collegare all'Amiga 2000, perché lui aveva addirittura 9 slot interni, 5 per queste schede Zorro 2 e 4 per gli standard ISA. E con tutti questi componenti si aprì un mondo, perché crearono anche delle famose schede che si chiamavano le Gen Lock, che ti permetteva di creare delle grafiche in sovrapposizione rispetto a quelle che uscivano dall'Amiga, e queste schede furono utilizzate tantissimo soprattutto in ambito televisivo, appunto per la capitolazione, per i titoli in sovraimpressione, perché costavano decisamente di meno rispetto agli strumenti professionali che servivano per fare solo quello. L'Amiga 2000 ebbe una buona ricezione, tant'è che ne fecero anche diverse versioni successive come il 2520, il 2530, all'interno dei quali era presente anche il nuovo Motorola 68030 che girava addirittura a 25 MHz contro i 7 del primo Amiga 1000. E nonostante la sua produzione fu terminata nel 1991, fu una macchina che si portò avanti ancora anni e anni con tutto questo meccanismo delle tante schede di espansione che riuscivano sia a potenziarlo ma anche a renderlo specializzato in particolari ambiti del settore produttivo. Purtroppo però a questo punto succede il fattaccio. Stanco di tutti i tagli che aveva fatto Rattigan, dalle nuove politiche aziendali che stava applicando la Commodore, che aveva buttato via praticamente tutta la parte di progettazione e sviluppo soltanto per adottare strategie di massima riduzione dei costi, alla fine lo stesso Miner lascerà la Commodore e quindi anche l'Amiga al suo interno, ovvero l'azienda che aveva creato lui stesso. L'Amiga 1000 era un piccolo capolavoro che però era troppo costoso per essere l'unica alternativa Commodore che avevano gli acquirenti. L'Amiga 2000 era un personal computer, quindi un altro settore, e ovviamente era ancora più costoso. Ormai era il tempo di far uscire la generazione successiva al Commodore 64 e finalmente nel 1987 venne immesso sul mercato il famosissimo Amiga 500, un home computer ad un prezzo di $700, e a differenza dell'Amiga 1000 l'Amiga 500 ripropone la formula vincente del vecchio Commodore 64, cercava di avere un design che richiamasse la macchina di maggior successo della Commodore. E infatti ha un case monoblocco con una tastiera, anche in questo caso con il tastierino numerico, floppy disk integrato, ma l'alimentatore, proprio come nel Commodore 64, era esterno. Non era abbinato ad un monitor, anche se poi ci sono i monitor Commodore come questo che ho io per collegarcelo, ma da buon home computer aveva comunque le uscite che ti permettevano di collegarlo direttamente e di sfruttare il televisore. Abbiamo di nuovo il solito Motorola 68000, ci sono Agnus, Denise e Pola come 3 chip di supporto esattamente come abbiamo già visto, ma il primo aspetto fondamentale dove l'Amiga 500 è migliore è la quantità di RAM che addirittura raddoppia. Se aggiornato con il chipset ECS arriverà addirittura fino a 1 mega. C'è la classica porta base laterale per i vari add-on e c'era anche una botolina inferiore dove potevi andare ad aggiungere un altro mega di RAM. E una delle innovazioni più importanti fu che finalmente venne incluso il Kickstart all'interno della macchina, quindi con l'Amiga 500
non dovevi più prima mettere il dischetto del Kickstarter, ma potevi semplicemente inserire direttamente quello del gioco. Di contro c'era l'aggiornamento, non era più facile come prima che ti bastava inserire un altro floppy, dovevi prendere e smontare l'Amiga 500 e cambiare a mano il chip del Kickstarter. Per carità, non era immediato come una sostituzione di un componente come vediamo oggi nei nostri personal computer, però comunque la possibilità l'avevano mantenuta, per quanto più macchinosa. E proprio per via della sua struttura si aprì anche tutto il discorso del modding. Tra tutte le varie schede di estensioni che si potevano trovare e collegare direttamente, addirittura al cambio del processore stesso con il più aggiornato 68010 che ti dava dal 5 al 10% in più di prestazioni. C'erano le espansioni che ti portavano la memoria fino a 8 mega, c'erano quelle che ti permettevano di collegare hard disk esterni, e in Italia, proprio come il Commodore 64, fu un dispositivo molto gradito dal pubblico, nonostante non costasse poco, perché alla sua emissione sul mercato nel 1987 in Italia il prezzo era di 1.100.000 lire, poi soltanto per l'Amiga 500. Se ci volevi abbinare anche un monitor perché per qualche motivo non lo potevi collegare al televisore, ti costavano altre 500-600.000 lire. E tra i vari accessori ufficiali che erano disponibili c'era la scheda A501 che ti permetteva di aggiungere altri 512 KB di RAM, un modulatore RF esterno che ti permetteva di collegarlo all'antenna della TV, c'era la 1011, un lettore floppy esterno, e poi c'era la 590 dove potevi collegare fino a 7 periferiche più l'hard disk con disco fisso da 3.5 pollici. L'Amiga OS si era evoluto, era passato dalla versione 1 ormai anche alla 2, la 3, la 4 e così via. Io di questo ne vado parecchio fiero perché sono riuscito a reperire il 3.1 in italiano. Una roba, ragazzi, che un giorno ve lo faccio vedere in un video perché è veramente una figata, e poi pensare che tutto il sistema sia soltanto all'interno di 6 floppy in totale fa veramente paura. L'Amiga 500 è stato il più popolare tra tutti quanti e il più venduto della serie Amiga Commodore, con ben 6 milioni di unità in tutto il mondo, e in Italia si crearono dei veri e propri movimenti. Oggi non posso starvi ad elencare tutto quanto, ma una prima testimonianza di quanto fosse importante in Italia ce la davano tutti i vari magazine che uscivano proprio riguardanti l'Amiga. Ed è proprio questo successo il motivo per cui oggi, se tu vai a chiedere a qualcuno ma tu ai tempi avevi l'Amiga, il primo dispositivo a venirgli in mente è sicuramente l'Amiga 500. L'Amiga 500 ha uno dei parchi titoli più numerosi tra gli home computer, perché conta più di 7000 titoli, dei quali addirittura 5800 compatibili con l'hardware OCS. Nella maggior parte dei giochi a quei tempi veniva proprio indicato con quale versione di Amiga erano compatibili, perché ce n'erano anche alcuni che avevano la doppia versione. C'erano quelle come questa che avevano per esempio il massimo della grafica, che però giravano soltanto su Amiga 1200. Con un parco titoli così grande sicuramente non posso includere qui dentro tutti i titoli migliori presenti all'interno dell'Amiga. Posso dirvi che bene o male la macchina copriva un po' tutti i generi. Sul lato action platform erano presenti anche dei vari porting dei titoli da sala giochi, c'erano versioni anche aggiornate, per esempio di Galaga oppure Bubble Bubble, ma c'erano anche vari titoli a scorrimento molto carini, e poi c'erano titoli del genere Lemmings che sono entrati nella storia. Come shoot 'em up non abbiamo soltanto i famosissimi Turrican 1 e 2, ma ci sono anche diversi altri giochi molto interessanti, alcuni che riprendevano anche le meccaniche direttamente dei Shock Troopers, per esempio per Neo Geo, oppure situazioni molto più orientate al punta e clicca, perché comunque ci troviamo in presenza di un home computer. Erano presenti anche i giochi di ruolo, per quanto non erano proprio una delle categorie principali di questa macchina, perché in realtà c'erano invece molti più strategici. C'erano titoli come Civilization, la saga di Dune, Syndicate oppure Worms. In tutti questi giochi tu avevi l'interfaccia che era basata appunto sull'utilizzo del mouse. Un gigantesco what if purtroppo dell'Amiga è che non arrivò ad essere ancora sul mercato per l'uscita di Age of Empire del 1997. Probabilmente gli avrebbe dato una spinta non di poco conto. Ci sono parecchi titoli di guida, c'è per esempio Lotus Turbo Challenge, che è un titolo molto carino e giocabilissimo sempre sulla falsariga di Outrun.
ma ci sono anche diversi titoli di Formula 1 che invece ti portano in ambiente tridimensionale poligonale, grafica basilarissima, però alcuni di questi titoli sono abbastanza simili a quelli che trovavamo invece in sala giochi. C'è poi tutta la questione dei giochi d'avventura, dove ci sono capolavori come Another World, questo ve lo porterò sicuramente in una storia, segnatevelo che l'ho detto e lo farò, oppure Flashback, sempre della stessa casa produttrice con miglioramenti ma che mantiene, diciamo, la stessa struttura, per arrivare ad un genere dove l'Amiga ha investito tantissimo, ovvero i simulatori di volo. Questo anche perché era uno dei generi preferiti di Miner, che però sono nettamente più dettagliati rispetto a quelli che vedevamo delle stesse generazioni a 16 bit. Guardate le planche degli aerei o degli elicotteri che siano, dettagli così nitidi e precisi non esistono in nessun'altra home console. E poi ovviamente non possiamo non citare tutta la parte delle avventure grafiche, perché c'è l'intero catalogo quasi della Lucasfilm Games, con i titoli che abbiamo anche già visto, come Secret of Monkey Island, le Chuck's Revenge, c'è tutta la serie di Indiana Jones con Fate of Atlantis e Last Crusade, c'è Maniac Mansion, c'è Zack McCracken, che lo so, anche di questo vi devo fare il video ragazzi, ma devo trovare il tempo di finirlo perché ho bisogno di giocarlo per portarvelo per bene. Non scarseggiavano nemmeno i titoli sportivi, però vi do un nome su tutti: Sensible Soccer. Dovete reperire assolutamente questo titolo, e ve lo dice uno che gioca soltanto a 3 titoli di pallone: i Super Sidekicks per Neo Geo, Virtua Striker e Sensible Soccer. Ci sono moltissime squadre sia a livello nazionale che internazionale, anche la parte manageriale è un mezzo capolavoro. Ma proprio come il Commodore 64, tanto più è forte la luce, quanto più è nera l'ombra generata. Non so se l'ho detta bene, ma il senso l'avete capito. Perché anche per questo home computer ci sono dei giochi atroci. Non ci troviamo davanti a capolavori del calibro di Bionic Granny, però non ci andiamo comunque lontanissimi, partendo da titoli che avevano buone licenze ma un gameplay pessimo, come per esempio Akira, a titoli di Michael Jackson che in quel periodo spopolava ma che non erano neanche vagamente simili alle versioni per esempio per Mega Drive. Questo sembra quasi un GTA 2 mal riuscito, o palesi scopiazzamenti del primo Street Fighter, con titoli del tipo Human Killing Machine, che poi qualcuno mi deve spiegare questa copertina, perché i protagonisti hanno 2 denti. E per non parlare di alcuni titoli non ufficiali che forse richiamano un po' troppo altri capolavori del genere. Uno su tutti è il famosissimo e trashissimo Belial, una versione più brutta e con le zucche da Halloween di Ghosts and Goblins, e addirittura ancora più difficile. Ma ahimè ragazzi, ci sono pochi titoli come quello che sto per mostrarvi, direi per fortuna. E qui chi lo conosce adesso lo saprà benissimo, ovvero Rise of the Robots. Sì, sono addirittura andato a reperire l'originale. Questo gioco che tu guardando la scatola dici: oh porca miseria, ma questo perché era per la PlayStation 1? Perché è interamente in 3D. I primi titoli per PlayStation, i primi Tekken non ci arrivavano ad avere questa grafica. E dici: cazzo, ma allora sarà una figata. Allora, fermi. Quanti floppy ci vorranno per inserire all'interno dell'Amiga un gioco completamente in 3D? 3? 4? Rise of the Robots conta 10 floppy disk. Soltanto per arrivare alla schermata iniziale dove devi scegliere se giocare single player o multiplayer o andare nelle opzioni, ci vogliono quasi 2 minuti e mezzi soltanto di filmati. E tu dici: ok, però dai, diamogli fiducia, magari ne varrà davvero la pena tutta questa faticata per giocare a questo capolavoro. Non proprio. Rise of the Robots non è altro che un picchiaduro composto da 6 soli incontri, ma dove tu non puoi, come su Street Fighter, andarti a scegliere il combattente, ma utilizzi sempre e solo il protagonista, ovvero quello che viene banalmente chiamato The Cyborg, oppure Echo 35-2, che esteticamente è una mezza via tra Sub-Zero e Sonic, al di là dell'oscenità del sistema di combattimento e delle pochissime mosse a disposizione con dei movimenti leggermente legati. E gli avversari stessi sono sì dei droidi, ma passano da modelli stranissimi che sembrano disegnati a caso, che tu dici se fa male da solo, basta che gli do una spinta se cappotta, ad altri che sono palesemente ispirati a personaggi di altri franchise. Partendo dal Sentry Droid, che sembra una rivisitazione fatta male di Optimus Prime, e guarda caso Sentry significa proprio sentinella e Sentinel Prime è rosso di colore. Sarà un caso?
Passiamo a vedere il Builder Droid invece, che è quello che verrebbe fuori se fai indossare i Potara a Donkey Kong e Robocop. Poi però ce n'è addirittura un altro che è ancora meglio, ovvero il Military Droid, che questo è la fusione di 3 personaggi. Ci sta sia Jason Ward di Venerdì 13, che Nightmare, che un accenno di Wolverine in questo personaggio. L'hanno fusi tutti e 3 per tirar fuori sto tizio, ma poi c'è lui, c'è il boss finale che voi non siete pronti, ragazzi, a questa cosa. Nome in codice The Supervisor, e a vederlo così il primo pensiero di tutti è: questo è preso da Dural, che sarebbe l'androide femmina che è il boss finale di Virtua Fighter. Ma questo boss finale riesce ad allungare e trasformare i suoi arti in lame e anche a liquefarsi completamente per poi riprendere forma. A questo punto potrebbe anche essere superfluo, ma per quelli per cui non ci sono arrivati, tutto questo mi ricorda qualcosina. Sono riusciti a mettere come boss finale una fusione tra Dural di Virtua Fighter e il T-1000 di Terminator 2. Questo è il classico gioco che è talmente fatto male e trash che tutto sommato è un mezzo capolavoro, e io è anche per questo che sono andato a reperirlo. Grazie al successo dell'Amiga 500, la Commodore riuscì a rilasciare diversi altri modelli negli anni successivi. Oltre all'Amiga 600, che è questo qui che ho io, che purtroppo è l'unico senza tastierino numerico laterale, ci furono anche l'Amiga 500 Plus, l'Amiga 3000, l'Amiga 4000 e l'Amiga 1200, che è in assoluto la miglior versione home computer della serie Amiga e che, ahimè, per i collezionisti è anche il più costoso, inizia a stare parecchio alto di prezzo ai giorni d'oggi. In realtà la serie Amiga vendette diversi milioni di unità, interessando varie parti del mondo. Ebbe un ottimo successo soprattutto in Gran Bretagna e in Germania, dove vendette circa 3 milioni di unità, per poi vendere tutte le altre centinaia di migliaia principalmente in Nord Europa, andò bene anche in Italia, ma dove non riuscì troppo a sfondare fu proprio in Nord America, perché mentre noi la parte di home computer la utilizzavamo principalmente per giocare, e infatti moltissimi considerano l'Amiga quasi una home console, in realtà negli Stati Uniti invece veniva utilizzato molto di più per la produttività, che però era un settore in mano ancora all'IBM e alla Apple. Ma oltre a questo c'era anche il fatto che agli inizi degli anni 90 cominciarono ad arrivare sul mercato il Sega Mega Drive e il Super Nintendo, due delle migliori home console mai uscite. Il problema è che ormai, come sappiamo, grazie alla Nintendo il mercato delle home console si è ripreso e poi appunto è esploso, e la Commodore si trovò tra due fuochi incrociati in quel momento, perché aveva un home computer che non aveva più il primato in nessuna delle sue funzioni, perché da una parte in America a livello di sviluppo venivano utilizzati altri marchi, dalla parte invece del videogiocatore ormai erano arrivate sul mercato delle console parecchio potenti e molto più accessibili. E purtroppo a questo punto, vedendo che gli utili non aumentavano, finalmente si andò ad infrangere la strategia del boscaiolo Rattigan. Ha voglia tu a tagliare, se non investi nello sviluppo di nuove tecnologie, ad una certa è normale che il mercato ti sovrasti, proprio così come era successo. E infatti la Commodore chiuse la sezione Amiga il 26 aprile del 1994 e soltanto 3 giorni dopo dichiarò bancarotta. Ci furono però diversi lasciti dopo la capitolazione della Commodore, perché come avrete capito da questa storia la Commodore e l'Atari si sono trovate a stretto contatto, si sono fatte guerra praticamente per tutto il ciclo di vita dell'Amiga e indirettamente hanno influenzato la creazione di altri dispositivi. Un esempio è proprio l'Atari Lynx. Vi ricordate Dave Morse di cui abbiamo parlato ad inizio storia? Lui, una volta che se ne andò dall'Amiga, andò a lavorare per la EFIX e al suo interno aveva trovato altri 2 ex progettisti Amiga. E mentre lavorava lì, suo figlio gli chiese: papà, ma perché anziché fare tutti questi home computer non provate a creare un sistema portatile con la stessa tecnologia? E quando andò a cercare i finanziatori per questo nuovo progetto, indovinate un po' chi fu l'unico a dare loro fiducia? Fu proprio l'Atari di Jack Tramiel, quindi questa console
si chiama Atari Lynx, ma in realtà è stata sviluppata per la maggior parte da ex progettisti Amiga. Questo per farvi capire quanto cavolo erano intrecciate queste due realtà. So che ci sarebbe ancora moltissimo da dire per quanto riguarda l'Amiga, soprattutto l'Amiga 500. Tutti i vari magazine e il movimento che si creò in Italia, tanto era l'entusiasmo dietro a questa macchina. Tutta quella storia delle competizioni di grafici che creavano le proprie demo personalizzate da inserire prima del gioco. Il fatto che non c'era più soltanto il BASIC come linguaggio di programmazione, perché si affiancava sia all'assembler che questa volta anche al C, e soprattutto il suo hardware ottimizzato con i 3 chip che comandano il Motorola 68000, abbinato all'Amiga OS, ti dava un'esperienza utente mai vista fino a quel momento. Fu veramente il precursore degli attuali sistemi operativi che utilizziamo oggi, ragazzi. Subito dopo la bancarotta, della quale parlarono ovviamente tutti i magazine, ce ne fu uno che disse una frase che mi è rimasta impressa e che voglio trasmettervi. L'Amiga 1000 era il primo computer multimediale così tanto all'avanguardia che quasi nessuno, incluso il dipartimento di marketing della Commodore, era riuscito a coglierne l'innovazione. E io sono contentissimo di questa cosa, perché l'opinione pubblica ha finalmente capito, purtroppo a postumi, quanto fosse fatta bene quella macchina. Un dispositivo informatico creato da persone, da progettisti, che volevano creare un progresso scientifico e si sono inventati un'architettura particolarissima, mai vista in nessun altro home computer, personal computer o che sia, per creare un prodotto unico nel suo genere e estremamente funzionale. Ovviamente, essendo i primi ad utilizzare quel tipo di tecnologia, i tempi di sviluppo sono stati lunghi, il marketing non ci ha capito una mazza e i costi ovviamente erano davvero alti. Purtroppo non si parlava di un'azienda che aveva chissà quale capitale dietro, erano quasi tutte start-up che cercavano investitori mostrando il loro lavoro, cercando di portare più soldi possibile, e ad un certo punto sono caduti anche in mezzo a due fuochi e a dei ricatti che hanno dovuto accettare per forza per portare avanti la loro idea. Ma vorrei concludere la nostra storia ritornando proprio a quel 1994, perché è una data molto importante. Jay Miner, una volta licenziatosi dall'Amiga, rimase comunque nel settore informatico elettronico. Purtroppo però lui aveva gravi problemi di insufficienze renali, tant'è che nel 1990 la sorella gli dovette donare un rene e grazie a questo lui riuscì a vivere altri 4 anni, perché la Commodore fallì nell'aprile del 1994 e Jay Miner morì nel giugno di quello stesso anno. Durante un'intervista nei suoi ultimi anni di vita, Jay Miner affermerà che una cosa che gli dava veramente fastidio era il fatto che i PC MS-DOS di Microsoft vendevano 10 volte di più di un'Amiga e che le cose, se gestite in maniera corretta, sarebbero potute andare in maniera molto diversa, perché le persone che in questo momento si stanno godendo sia i loro PC Windows che quelli Macintosh non sanno cosa si sono persi per non aver dato una chance all'Amiga e al suo sistema. Probabilmente, se le cose fossero andate in maniera diversa, noi al giorno d'oggi non avremmo soltanto Windows o le varie distribuzioni di Linux, ma un sistema hardware e software simile a quello di iOS, ma decisamente più aperto rispetto a loro, perché Miner, ragazzi, era un inventore e per lui non dico che il profitto era secondario, ma il suo obiettivo principale era quello di creare dispositivi tecnologici innovativi. Voi immaginatevi questo progettista, questo sviluppatore che tutte le mattine andava in ufficio con il suo cane, che credeva nel suo lavoro e metteva passione, ma che aveva anche quella vena un po' pazza, un po' ingenua che abbiamo noi programmatori, noi nerd, generalizzo, tanto a volte da lasciare le decisioni più importanti proprio a Michi, al suo cane. Lui stesso affermò che quando in fase di progettazione erano davanti ad un bivio, chiedevano a Michi cosa ne pensasse. Se Michi abbaiava una volta era sì, se abbaiava 2 volte era no. E l'amore di Miner per quello che creava si può vedere ancora oggi proprio nell'Amiga 1000, perché ragazzi, io se ce lo avete e non sapete questa cosa, correte a smontarlo. Se non lo accendete per utilizzarlo, non dovete tenerlo dentro la scatola o su uno scaffale, va tenuto su una teca di vetro aperto. All'interno delle plastiche dell'Amiga 1000 ci sono riportate tutte le firme dei progettisti che hanno lavorato a questo progetto. C'è ovviamente quella di Miner,
c'è addirittura quella di Joe Pillow, per farvi capire come la pensavano, ci hanno messo anche lui tra gli sviluppatori, ma soprattutto se guardate bene in alto troverete anche l'impronta della zampetta di Michi, il suo fedele cane e aiutante durante lo sviluppo di questo home computer. Bene ragazzuoli, per questo video è tutto, non ce ne sarà un altro per quest'anno, quindi vi auguro buon anno e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!